ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Oggi lezione 2 di Soutache. Oggi vi parlerò, abbiamo fatto la premessa, un video lunghissimo, però era insomma doveroso fare questa premessa. Oggi invece il video sarà più breve, spero ovviamente, e sarà sul modulo base, quindi sarà un modulo semplicissimo. Vi spiegherò i vari step da seguire per poterlo realizzare. Ovviamente il modulo base è un modulo, cosa si intende per modulo base? Il modulo base è un modulino a Soutache da cui poi partono gli altri decori. Consiste in una parte centrale, eccolo qui, prendo sempre lo stesso perché in realtà ce l'ho sempre qui a portata di mano. Cosa si intende per modulo base? Si intende un modulino realizzato con 2 o 3 piattine, questo in base al vostro gusto, con un elemento centrale più grande e poi incastrato quindi tra le piattine, e poi con 2 praticamente riccioletti laterali che possono essere vuoti oppure possono essere insomma decorati con perline, mezzi cristalli, con quello che si vuole. Ovviamente anche il modulo base ha delle variabili. Perché? Perché nel modulo base cosa cambia? Ci si può incastonare un cristallo quadrato come in questo caso, ci si può incastonare, cucire un cabochon con il retro piatto come in questo caso, ci si possono incastonare dei rivoli, scusate, questa è nella bustina, come in questo caso, da cui vedete sono partita con, la apro così facciamo una cosa professionale, come in questo caso, vedete, sono partita con un modulo base, con queste 3 piattine, e poi ho fatto tutto il resto dei decori. Quindi io vi voglio portare a creare alla fine un modulo più elaborato, partendo però dalla comprensione del modulo base. Cos'altro si può incastonare, tra virgolette, creando un modulo base? Si possono anche incastonare e cucire delle pietre. Ve l'ho mostrate nel video precedente, delle pietre che siano ovviamente piatte e che abbiano un foro passante e che quindi sono, tra virgolette, facilitano, diciamo, il lavoro. In questo video, nella fattispecie, vi mostrerò proprio come partire da una pietra. Voi direte: perché cominciamo proprio da una pietra? Perché ovviamente, secondo me, le cose più semplici da incastonare, cioè da cucire al Soutache, sono le pietre piatte e i cabochon piatti. I rivoli risultano un po' più complicati perché hanno comunque un cabochon e piatto. I rivoli invece, i rivoli in generale, tutti i rivoli hanno le parti laterali a punta e quindi sono più, tra virgolette, difficoltosi da incastonare. Non trovo rivoli, ecco qui, prendo la mia scatola di rivoli, sono, tra virgolette, ne prendo uno a caso così dalla scatola, come vedete hanno una parte più spessa centrale e sono sottili sul laterale, quindi questa cosa complica, tra virgolette, per le principianti, per chi si deve esercitare, complica un pochino. Quindi io vi mostrerò sia come cucire un modulo base con le pietre, sia con un cabochon piatto che potrà essere di pietra o di pasta polimerica o in ceramica, oppure le pietre. Cioè vi mostrerò tutte e 3 le metodologie, anche perché non cambia molto, sono semplicemente dei dettagli su come farci la mano, però io ci tenevo a mostrarvi tutte e tre le tipologie. Stasera partiamo
da una pietra piatta. Quindi giro la camera e passiamo all'elenco dei materiali e all'esecuzione di questo piccolo modulino. Quindi munitevi di una pietra piatta, di qualche piattina e di qualche perlina. Una base che potrà essere l'Easy Stiff Stuff Beading Foundation, o se volete provare in casa avete del feltro bello, insomma, doppietto sostenuto, potrete provare anche con quello, tanto la procedura, il metodo non cambia. Munitevi ovviamente di ago e filo potrà essere uno da tessitura Miyuki o un filo di nylon trasparente, quello che preferite, poi troverete voi la strada da seguire, il metodo più semplice che fa per voi. Monachella e ago, io preferisco quello della Tulip, ma se siete delle perlinatrici potete utilizzare anche un ago da tessitura di perline numero 10, perché va benissimo per il soutache, non è necessario avere un ago sottilissimo. Ok, passiamo subito al dunque. Se avete una goccina e volete mettercela, munitevi anche di goccina. Ovviamente sono tutte cose facoltative, poi vi mostro tutto. C'è Martina che mi guarda sempre con una faccia per dire che stai a fa', però è così, si deve abituare pure lei. Va bene, giro la camera e un bacione. Ciao! Allora, oggi parliamo di modulo base. Andremo a creare questo modulino base fatto con questa pietra centrale. Poi in un prossimo video vi mostrerò come fare il modulo centrale con un Rivoli, come in questo caso, e ancora un'altra volta come creare un modulo base con un cabochon, anche se in realtà non si vede, anche questo è un modulo base da cui poi sono partita per fare altri decori. Allora, la prima cosa da fare, come sempre, è scegliere la nostra pietra. Eccola qui, scegliere la nostra pietra. In questo caso ha un foro passante, quindi ci aiuterà a fissarlo sia alla base e a dare un punto anche alle piattine. Ovviamente la pietra, se tonda, come in questo caso, ci agevolerà il lavoro, perché è più semplice quando chiudete trovare il centro. Io ovviamente dovevo fare questo orecchino e ho deciso di girare il video. Ovviamente una prima volta che provate potete provare con una pietra piatta e tonda che vi faciliterà il lavoro, ma semplicemente per una questione di trovare il centro. Ovviamente, come dico sempre, prendete un pezzettino di carta, un foglietto e fate in questo modo per regolarvi se il vostro lavoro è centrato oppure no. Allora, quindi, primo step, allontano tutte queste cose. Allora, pietra, ago e filo. Nel mio caso utilizzerò 2 perline da 0,4 per creare questo modulino. Poi dopo vi farò vedere in qualche step fotografico velocemente poi come inserire la parte superiore e fare questi decori inferiori. Ma la parte che vi interessa, perché è un video lezione modulo base, è come creare questa parte. Io in questo caso sto utilizzando 3 piattine, ma potete utilizzarne anche 2 come vi è più semplice, perché all'inizio infilare l'ago in 3 piattine è un po' più complicato, però vi spiego subito tutto. Ovviamente, come vedete, io qua mi ero preparata perché sono abituata a fare così. Quando decido i colori delle piattine mi prendo un po' di materiali che mi potrebbero piacere per fare poi i decori successivi. Ovviamente tra tutti questi materiali poi ho scelto queste 2 goccine e le rocaille, i fiorellini che sono di Jasca e di Paola Boccardi. Le roselline sono di Jasca e gli altri fiorini di Paola Boccardi.
ho pensato che li rendessero troppo leziosi. Tutte e due le trovate su Facebook, fantastiche, creative e belle persone. Bando alle ciance. Come filo utilizzerò un Miyuki, come ago sto utilizzando questo della Tulip da 10 e sto utilizzando la Beading Foundation che ho già incollato alla mia pietra. Munitevi, mettetevelo a portata di mano, sempre uno spillino se avete difficoltà quando, perché io lo facevo spesso, no? Il dritto, il rovescio, no? Uno dice ok, lo centrate, poi le poggi, mentre prendi l'ago si rigirano, quindi questo, un ago a portata di mano può sempre, un ago, uno spillino può sempre esservi d'aiuto, perché specialmente quando andate avanti poi nel tempo e cucite le piattine tutte insieme. Io oggi comincerò col cucire la prima piattina e poi cucirò le altre di seguito. Io non lo faccio normalmente perché sono già abituata a maneggiare le piattine, ma mi rendo conto che può essere difficoltoso per chi ha le prime armi cucire, fissare contemporaneamente 3 piattine e cucire, e la difficoltà poi è qui, utilizzando 3 piattine e cucendole tutte insieme, nella parte centrale vedo spesso lavori che non sono chiusi bene qui, proprio perché cucendo 3 piattine insieme questo passaggio di unione è difficile. Quindi io vi dico, per chi ha le prime armi, cucite la prima piattina e poi cucite tutte le altre intorno. Quindi io come prima piattina ho scelto questa qui, ho scelto questi colori un po' sul blu, sull'azzurro polvere e così via. Allora, come sempre, vedete il dritto del lavoro, questa, la mia V va verso il basso, quindi questo è il mio dritto del lavoro. Quindi mi posiziono in questo modo qui, e vado da sotto. Ho già fatto un nodino al mio filo, cerco di spuntare ovviamente dove c'è il forellino della pietra, in questo modo. Non ho fatto il nodino, ho detto una scemenza. Il bello della diretta è che non avevo fatto il nodino. Ok, quindi mi porto ad uscire qui, più o meno in prossimità di dove è il foro, vedete, è spunto dall'altro lato, quindi passo la pietra in modo tale da agevolarmi il lavoro e ripasso, mi raccomando. Vabbè, in questo caso io sto passando sullo stesso punto perché ovviamente c'è i fori, ma normalmente quando cucite i punti esterni più piccoli, i punti interni li potete fare più grandi. In questo caso io dovrò cucire delle altre piattine, quindi non mi sto a preoccupare più di tanto, però l'importante è che centriate sempre la scanalatura. Come vedete, ora la mia piattina è fissata, quindi molto velocemente la tengo in questo modo, vado a fare altri punti, entro sempre in questo modo, così la fisso completamente. Centrate sempre la piattina e la Beading Foundation. Non tagliate gugliate di filo lunghissime, perché sennò diventa veramente disagevole. Vi allontanate dal lavoro con le mani tantissimo. Ok, va bene, io cucio tutto ovviamente, ci ritroviamo in questo punto qui. Ovviamente ragazze,
quando scegliete la pietra, mi raccomando, scegliete una pietra non troppo spessa. A volte mi capita di vedere anche che si incastonano delle perle e poi di lato si vede il filo, che ovviamente la perla è spessa, e si vede il filo che poi si collega alla piattina. A me non piace, quindi scegliete una pietra abbastanza piatta che si incastoni quindi bene. Io sto continuando a cucire, ovviamente, molto molto semplicemente, e arrivo da quest'altro lato. Mi raccomando, poi quando cucite, la tensione, non tirate tantissimo, altrimenti la piattina poi verrà tirata troppo, quindi dovete tenere la giusta tensione tra la piattina e l'easy stiff stuff. Guardate ovviamente il lavoro su davanti se sta venendo bene e fissate ovviamente il centro. Se avete difficoltà, come vi ho già detto, prendete il fogliettino e regolatevi bene, e regolatevi più o meno con il centro, disegnate delle linee e vi regolate se state lavorando più o meno al centro, se non riuscite a farlo ad occhio. Ok, ora fissiamo il centro. Siamo arrivati qui, mettiamoci proprio in posizione centrale, andiamo sempre al centro della piattina e accostiamo noi con le mani il lavoro e rientriamo. Quindi accostiamo anche dall'altro lato il lavoro e andiamo così. Vedete che sono inclinata mentre sto cucendo. Rientro nuovamente. Come vedete il mio lavoro è bello chiuso. Mi sembra sia centrato. E cosa faccio? Riesco nuovamente, e chiudo le due piattine al centro tra di loro in questo modo. Le accosto in questo modo e cucio così. Centro sempre la scanalatura e vado 1, e 2. Ovviamente vedete io mi aiuto sempre con l'indice da sotto, tenendo piatte ed unite le due piattine. Sono avvantaggiata ovviamente perché queste piattine sono rigide, belle, sono le alta qualità di Filincanto, e mi sembra che quella più chiara, questa qui invece, questa qui è di Bit Perles. Ok, quindi il lavoro è ben chiuso. Poi ovviamente dopo ci metterò anche una perlina. Ora andiamo ad unire le altre piattine. Io cosa faccio? Rientro sempre sul retro del lavoro e mi porto qui al centro ad unire le due piattine. Ora prendiamo le due piattine, vediamo, ovviamente studiamoci sempre i colori e come sempre il verso, accoppiamole. Mi spiace che stamattina c'è una luce schifosa in questa casa, cioè, in realtà non è in questa casa, c'è proprio una luce schifosa perché è maltempo, è bruttissimo tempo. Ok, scusate, le avvicino a me, ve le tolgo dalla visuale. Ok, non so se vedete, le V vanno verso il basso, ok? Quindi la V va verso il basso, le accoppiamo
questo sarà il mio davanti. Come vi dicevo, se volete prendete uno spillino e fate in questo modo, così siete sicure di non perderle mentre fate questi passaggi. Quindi giriamo, perché questo sarà il verso e il dritto del lavoro, e più o meno centrate. Ok, io sposto lo spillino perché mi dà fastidio e più o meno, vedete, ho trovato, me le posiziono al centro. Comincio sempre a cucire dal centro e poi da un lato e dall'altro. Giro il lavoro e vado semplicemente a riprendere l'ago che avevo poggiato e vado così. Centro la mia prima piattina e comincio a cucire le altre due, sempre centrando le due piattine. I primi passaggi saranno un po' più difficili, i primi punti, perché dovete mantenere le piattine e l'elemento, però poi dopo verrà più semplice. Ricontrollate sempre. Perdete un minuto in più per controllare piattine, verso, perché poi dopo perdete il tempo per scucire e per rifarlo. Allora, quindi cominciamo a cucire. Entrate nella piattina, nelle due piattine, fate un punto piccino sull'esterno e poi andate all'interno. All'esterno potete fare un punto, come dico sempre, più grandino, quindi vi spostate di un 3-4 mm e centrate le piattine. Ecco, stamattina questa piattina fa i capricci. Ok, centrata. Avendo il telefonino sul davanti risulta un po' meno agevole e così continuo con questi puntini. Mi raccomando sempre, quando cucite non esagerate a tirare, accostate le piattine in questo modo e siate delicate, vi spostate di qualche altro punto, centrate le piattine e continuate così da un lato e dall'altro. Il vantaggio poi di cucire è che nel caso a fine lavoro io non ve lo auguro, vi rendete conto di aver sbagliato il verso delle piattine, quando non incollate tagliate delicatamente e recuperate cabochon, piattine e tutto. Se invece incollate dovete gettare tutto il lavoro fatto, perché le piattine con la colla saranno irrecuperabili e nel mio caso la pietra in questo caso si recupera tranquillamente, ma se si utilizzano per esempio dei cabochon in resina o che con la colla, togliendo, scollando, si potrebbe togliere la patina, quindi veramente cucire, secondo me, alla lunga è un risparmio di tempo e di materiali. Ok, quindi cucite tutto questo lato e tutto l'altro lato. Altra cosa importante è che quando si cuce, a me è capitato che mi avessero dato per esempio delle pietre e mi avessero chiesto di creare un ciondolo. Bene, io mi sono messa lì, nel frattempo che cucio facciamo due chiacchiere e ho fatto questo ciondolo e nonostante mandassi le foto step by step, al lavoro concluso la persona non era contenta, no? Cioè nel senso che era per lei era troppo elaborato.
Ovviamente se avessi incollato le piattine avrei dovuto gettare tutto. Per fortuna avevo cucito, quindi ho scucito la parte che non le piaceva e l'ho rifatto. Se trovo delle foto, ci dovrebbe essere la chat, forse trovo le foto e ve le mostro. Sto continuando a cucire, puntini piccoli fuori e puntini più grandi all'interno. Ogni tanto girate il lavoro e controllate che le piattine siano allineate. Ok, andiamo dall'altro lato. Ovviamente mi raccomando, non l'ho detto prima, ma scegliete almeno per le meno esperte all'inizio, scegliete delle piattine che abbiano lo stesso spessore, se no avrete più difficoltà a cucirle insieme e a centrarle. Se siete proprio alle primissime armi e state guardando questo video, cominciate il vostro primo modulo base con una pietra piatta che avete in casa e casomai provate con 2 piattine, così il lavoro risulterà più agevole. Stamattina proprio ci voleva questa bellissima giornata. Finisco. Ok, sono arrivata quasi qui dove c'è la congiunzione, quindi mi aiuto con le mani per accostare le 3 piattine e per fare insomma delle curve, perché poi la difficoltà del creare un visual soutage senza onde, senza curve e senza difetti sta proprio là. Scegliete delle pietre ovviamente che siano abbastanza sempre al centro, delle pietre che siano insomma fatte abbastanza bene, ma più che altro che siano bilanciate, perché anche questa è un ovale, come vedete qui è leggermente più bombata del lato di sopra, però insomma e anche questo è il bello di creare bijou unici con le pietre al soutage, però insomma che siano insomma almeno fatte bene, non completamente storte, se no il bijou al soutage vi diverrà disarmonico. Quindi come vedete io sono entrata ed uscita più volte in questo punto, ora lo andiamo a rifare anche dall'altro lato. Quindi appiattisco con l'unghia, col dito mantengo ed esco, centro, appiattite bene così, centro ed esco tra le 3 piattine in questo modo. Tirate ma non troppo da lasciare poi i segni sulla piattina e rientrate. Guardate sul davanti che il lavoro è fatto bene. Ok, direi che è centrato, anche se ho la telecamera davanti mi sembra centrato. Sì, ok, e ora andiamo a inserire, cuciamo in questo modo avanti e dietro un paio di volte e poi inseriremo la perlina. Allora, quindi io riesco, scusate ragazze, parlo tanto, ma perché ci tengo che comprendiate bene tutti i passaggi, insomma, per poter fare questo modulino. Quindi, in questo modo, così appiattite, osservate bene tutti i movimenti che faccio con le mani, perché dovete replicarli. Centrato, centrato, quindi centrate la piattina di qua, la piattina di là, osservate. Quando siete convinte di aver centrato tutte e 6 le piattine, andate avanti. Ok, fate un paio di passaggi. Ok, in questo modo, perché poi vi dico di fare un paio di passaggi perché non dobbiamo rischiare che poi facendo e inserendo le perle laterali si apra qui al centro perché viene bruttino, quindi meglio dare un puntino
in più che non ci costa niente se non 10 secondi e non in meno. Ovviamente questi sono i miei suggerimenti, poi se voi vi scocciate, pazienza, andate oltre. Io lo faccio perché non mi va che si aprano. Ok, direi che di ritornare giù sul retro ed andiamo ad inserire la perlina. La vado a recuperare. Io punto da dietro tra le piattine ed esco qui nella parte centrale, prendo la mia perlina e punto nuovamente nella piattina dal lato opposto, in questo modo, e centro, collago, sistemo la perlina e quindi abbiamo inserito la perlina. Ora dobbiamo inserire le perle laterali. Passate un paio di volte, cioè passate un'altra volta nella perlina centrale per assicurarvi che sia stabile. Ora dobbiamo andare a inserire le due perline da 4 mm nei laterali, quindi collago da dietro, spunto sul davanti, prendo la mia perlina. Vi dico per le prime volte di inserire la perlina perché come la perlina è sferica. Se voi invece prendete un cipollotto, il cipollottino o rondellina è piatta, quindi dovete stare molto più attente per andare a fare il decoro. In che senso? Se io l'ago lo punto in questo modo, no? E metto una rondellina che è schiacciata, ovviamente le piattine che l'andranno a coprire saranno più schiacciate. Lo stesso per un mezzo cristallo. Se invece la rondellina, cerco di essere chiara, la posiziono uscendo da quest'altro lato, ovviamente sarà la curvatura più schiacciata. Quindi cosa voglio dirvi? Che se inserite delle perle, ovviamente la perla è sferica, le piattine la avvolgeranno e quindi bene o male vi verrà sempre una lavorazione rotonda. Quando invece non avete delle perle e volete inserire dei cipollotti, dovete puntare sempre bene l'ago e lo dovrete puntare o in questo senso, cioè da giù verso l'alto, oppure di lato. In ogni caso, da un lato e dall'altro, il cipollotto lo dovete inserire alla stessa maniera, altrimenti cosa succede? Vi faccio uno schizzetto. Scusatemi per farmi capire. Se io inserisco il cipollotto, la differenza tra l'inserimento del cipollotto. Se io lo inserisco in questo modo, con l'ago entro in questo modo, avrò una bombatura di questo genere. Se io invece l'ago e il cipollotto lo inserisco in questo modo, avrò questa bombatura. Ovviamente, se faccio questo errore sullo stesso modulo, mi ritroverò questa tipologia e diciamo che non è il massimo. Quindi per l'inizio io vi dico inserite due perle che di sicuro non sbagliate. Se poi avete invece dei cipollotti, valutate bene dove inserire l'ago per avere un effetto più schiacciato o un effetto più allungato. Scusate, ma dovevo dirvelo. Ritorniamo al nostro... se è una lezione base vi devo dire gli errori che si fanno in genere che io vedo. Quindi ho inserito la mia perla, che nel nostro caso ci facilitiamo il lavoro, dopodiché prendo le mie 3 piattine, ok? E le vado ad adagiare. Io poi sposto per agevolarmi il lavoro la mia perlina e mi inserisco. Come vedete io sono uscita da qua e vado direttamente dall'altro lato, in questo modo. Perché no? Ecco.
in questo modo. Ovviamente poi mi giro il lavoro tra le mani e faccio il contrario, rientro tra le piattine, rientro nella perla e riesco sull'Easy Stiff Stuff. Cioè ragazzi, aspettate che ho perso il filo strada facendo. Scusatemi, il bello della diretta, avevo perso il filo. Ok, vedete che io sono uscita nell'Easy Stiff Stuff. Ora mi riporto ovviamente, scusatemi, ripasso sotto all'Easy Stiff Stuff perché devo ritornare vicino alla lavorazione e rientro nelle 3 piattine. Sono andata un po' troppo distante con il lavoro col lago, però insomma fa nulla. Rientro, do un piccolo puntino, sempre centrando le piattine, guardo sempre sul davanti e devo cucire ovviamente tutta questa parte qui, devo cucirla molto bene e devo fissarmi ovviamente le piattine tra di loro. Allora, ovviamente rientro. L'operazione da fare quando si fa questo decoro qual è? Fissare le 3 piattine ovviamente tra di loro e poi fissarle ovviamente alla parte di sotto. Quindi come vedete io sto entrando e uscendo. Quando sono arrivata ad un punto che sono dietro al lavoro, posso dare anche dei puntini in questo modo per fissarmi le piattine tra di loro. Ne do qualcuno in più, così lavoro più tranquillamente. Poi mi giro il lavoro e verifico e se è il caso do qualche altro puntino. Ora dobbiamo fissare la parte davanti, cioè fissare questa curva che ancora si potrebbe muovere un pochino, quindi la devo fissare al modulo che c'è sul davanti. Ops. Come faccio a fissare ovviamente questo lavoro sul davanti? In questo modo. Entro in questo modo, centrando le piattine e spuntando sul davanti tra le piattine, vedete? Non spuntate al centro della piattina perché quando andrete a tirare il filo farete un macello, quindi dovete stare molto, ma molto attenti a centrare le piattine in modo tale che i punti non si vedano. Quindi io, ovviamente questo è il mio metodo, do sempre qualche puntino andando in questo modo, proprio ortogonale al lavoro, in questo modo, vedete? E poi andando anche in questo modo a 45 gradi, diciamo così. Vado dal centro della piattina dietro, spunto al centro della piattina davanti. Siate lente, caute e procedete piano piano. Non tirate tantissimo perché poi altrimenti si vedranno tutti questi puntini che stiamo dando, si vedranno. Quindi faccio la stessa cosa, piccolo piccolo piccolo, rientro, vado a 45 e spunto a 45 gradi dietro.
Ok, direi che il lavoro è fissato e fermo. Devo andare a fare la stessa operazione dall'altro lato, che ovviamente non vi replicherò. Come vedete, questa pietra aveva un foro qui leggermente più spostato in avanti, quindi quando andate a incollare le pietre, fate, vedete da questo lato non si vede assolutamente. Ovviamente io prima di incollarle ho scelto la parte che si vedesse con i fori meno a vista. In questo caso vedete, si impercettibilmente si nota qui un pochino, qui si nota un po' di più, poi quando andrà a incollare insomma la base dietro cercherò di portarmelo un pochino sul retro. Questo ovviamente quando si utilizzano le pietre queste cose succedono, possono capitare, si possono mettere ovviamente dei decorini. Io semplicemente cercherò di incollare un pochino trucchetto, no? Un pochino più bombato da questo lato l'orecchino, però queste pietre mi piacevano veramente tanto. Allora, come vedete il modulino è finito. Da questo lato dobbiamo fare la stessa identica cosa anche dall'altro lato. Come vedete io andrò a tagliare questa piattina in eccesso. All'inizio meglio sprecare un po' di piattina che andare proprio con le misure giuste perché poi è meglio che gettate 2 cm 3 cm di piattina per le prime volte anziché poi ritrovarvi a chiudere qui e non ce la fate con la piattina. Io sono andata, come dire, a questo giro, vedete queste qui già sono un poco più, le ho tagliate più cortine, ma da questo lato sono stata una sprecona, ma capita. Come vedete sto inserendo la perla anche dall'altro lato, mi raccomando, anche quando fate questo passaggio, osservate bene che non venga più su, che non venga più giù, ma cercate di osservare e prima di fissare, di guardare bene che siano allo stesso modo e che abbiano la stessa curvatura. In questo modo vado a fissare. Ovviamente il modulino è finito, che era quello che ci eravamo preposto, insomma. Ho tagliato le piattine sul retro ed ho messo una puntina di colla e il nostro modulino è finito. Ovviamente io proseguirò mettendo questa parte superiore e questa parte, facendo questi decori con le gocce e con le perle. Caso fai mi metterò qualche step fotografico. E niente, ovviamente una volta che voi avete fatto questo modulino, cosa ci fate? Potete prendere semplicemente una goccina, ovviamente vedete, vi mostro i punti di cucitura che sono veramente impercettibili. Quindi cosa fate voi con questo modulino? Ci potete mettere una goccina qui al centro e mettere da questo lato una monachella, o potete fare come semplicemente ho fatto io, o potete fare potete metterci anche, come ho fatto io in questo caso, una nappina. Questo poi sta, o potete farlo in questo modo e mettere da questo lato la monachella. Insomma, ragazzi, sta a voi veramente spaziare con la fantasia. Io ora finisco. Come vedete, al lavoro finito mi sono resa conto che qui si nota questo forellino della pietra, quindi ecco perché, ritornando al discorso, fate sempre molta attenzione alle pietre che utilizzate. Io ci farò un decorino con un fiorellino o con qualche rocaille, poi ve lo mostro, ed ovviamente lo andrò a fare anche da questo lato, perché le pietre, per quanto siano precise e insomma siano tagliate bene, può capitare che i fori siano un po' stortini. Ovviamente questo non succede quando si tratta di rivoli
o di cabochon piatti. Nel caso delle pietre con i forellini può capitare, ma ovviamente poi sta a noi trovare la soluzione. Ecco, io l'ho trovata già, metterò dei decorini che poi vi mostrerò. Spero che il video vi sia piaciuto e niente, fatemi sapere. Preparo l'altra parte. Prendo la misura, come vedete, e vado a cucire i due pezzi di piattina in questo modo, sempre centro, centro. Ho già guardato qual è il dritto e qual è il rovescio. Questo è il mio davanti. Metto la goccina, procedo in questo modo, spunto al centro, prendo una rocaille, inserisco anche nella goccia e vado al centro tra le due piattine. Una volta che mi ci trovo ve lo mostro. Stessa cosa, rientro, rispunto prendendo anche la rocaille e vado dal lato opposto. E rifaccio la stessa cosa, quindi entro qui, vado nella perlina, vado su, ridiscendo e vado dall'altro lato e poi dal retro mi do qualche puntino. Non vi mostro tutto, altrimenti il video diventa di un'ora. E passo con il cucire e poi procedo a cucire il laterale. Sempre entro da dentro, punti grandi dietro e punti piccoli sul davanti, sempre allo stesso modo, non cambia mai nulla. Punti piccoli sul davanti e cuciamo tutto. Fatto, ora lo vado a cucire. Mi raccomando, centratelo bene, fissate cucendo le due parti insieme, sempre andando in questo modo, unendo le due parti, e confrontate ovviamente tra di loro i due modulini, che siano le sporgenze siano uguali, e cucite fino a quando non vi rendete conto che la parte è ben fissa. Ora spostiamoci giù per fare i decori. Puntate al centro del lavoro e ovviamente guardate anche sul davanti di essere centrate. Inserite poi sul lago la rocaille e la goccia, un'altra rocaille, e tornate indietro in questo modo. Rientrate, scusatemi, nelle tre piattine nella beading foundation. In questo modo osservate se la goccia è centrata, la caduta, e poi ripassate qualche altra volta. Passiamo ai decori con le perline. Fatto il decoro con le perle da 4, fatto il decorino con le 3 perline 11,0, ed alla fine abbiamo anche con un fiorellino sistemato quel piccolo forellino della pietra che si vedeva. Quindi quando sorge un problema cercate sempre di trovare una soluzione o con qualche decoro. Spero che il video vi torni utile. Sono andata veloce sui decori, però sono andata veramente passo passo sul modulo base. Fatemi sapere se il video mi piace, commentate qui sotto, se avete dubbi non esitate. E niente ragazze, buona creatività a tutte, come sempre, da Briga Bijou. Ciao!
il video è terminato, spero insomma che vi sia stato utile, spero di vedere questi modulini base realizzati al Soutache, e continuo ad invitarvi ad iscrivervi alla pagina Facebook, al gruppo Facebook Macramè, Perline e Soutache. Ci siamo io, Alessandra Laconi e Furiano89, questa volta l'ho detto bene. Vi invito a scrivervi, vi lascio nell'info box il link per andarvi a iscrivere se vi fa piacere creare una sorta di continuità con me e con loro in questo gruppo. Vi metterò da qualche parte, qui ho imparato anche a far questo, mi sto evolvendo, vi metterò un'immaginina del mio visino dove potete cliccare per iscrivervi alla mia pagina YouTube se ancora non vi siete iscritte, e vi metterò da qualche altra parte l'indicazione che vi riporterà al primo video, prima lezione di Soutache. Quindi seconda lezione di Soutache conclusa. Cercherò di organizzare questo contest per i 2000 iscritti, perché ci siamo arrivati e l'abbiamo anche superato. Perdonatemi, non ho avuto il tempo di organizzarlo perché è stato veramente velocissimo, siamo arrivati in 2000 in un battibaleno. Sono strafelice e stracontenta, vi ringrazio per l'affetto, per la partecipazione. Niente, scappo perché ho 1000 cose da fare, come sempre. Un bacio da Briga Biciù. Ciao! Ah, se vi piace questo video, lasciatemi un like. Ciao!